Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gaz07X e in questo nuovo video parlerò dell'annuncio lavorativo uscito nelle ultime settimane dalla ID Software, dove si dice che l'azienda sta cercando degli artisti per lo sviluppo di un nuovo titolo appartenente ad una serie di FPS di lunga data. E in questo video parleremo di tutto ciò che riguarda questo annuncio e del perché questo annuncio potrebbe essere un nuovo Quake in arrivo, e tutto questo dopo la intro. Allora, partiamo innanzitutto dall'analisi di questo annuncio lavorativo uscito nelle ultime settimane, e ci è voluto un po' di tempo prima di fare questo video perché ho dovuto cercare tutte le informazioni che c'erano in rete relative ad esso, per farvi anche un video quanto più completo possibile relativo a questo annuncio lavorativo. Allora, in questo annuncio che state vedendo adesso su schermo, l'ID sta cercando degli artisti per lo sviluppo di un nuovo capitolo in una serie di FPS di lunga data. E perché dico che questo qui potrebbe essere l'annuncio di un nuovo Quake, e perché molti oltre me ritengono che questo potrebbe essere un nuovo Quake? Ebbene, perché in questo annuncio era anche specificato che l'ID stava cercando per l'appunto degli artisti per lo sviluppo di un FPS d'azione, fantasy e fantascientifico. Ora, siccome comunque l'ID negli ultimi anni non ha rilasciato dei nuovi capitoli a Quake, a parte il remastered arrivato quest'estate del primo Quake, però se ci pensiamo non c'è da veramente moltissimo tempo un nuovo titolo di questa serie. L'ultimo è stato rilasciato nel 2017 ed è Quake Champions, per cui comunque non ci sono stati dei nuovi episodi negli ultimi anni, per cui secondo me si tratta molto probabilmente comunque di un nuovo Quake, perché comunque considerate che l'ID negli ultimi anni ha, diciamo, suddiviso lo sviluppo dei suoi titoli tra le varie affiliate di quest'ultima. Ad esempio Wolfenstein è stato affidato a Machine Games, poi c'è Rage che invece è sviluppato da Avalanche Studios, mentre invece l'ID si è tenuta solamente Doom e Quake. E considerando che quando queste aziende cercano dei nuovi membri per lo sviluppo, comunque non lo fanno tramite l'ID ma lo fanno tramite i loro appositi canali dedicati alle carriere, ai lavori, per cui comunque se l'ID pubblica un avviso lavorativo è per sicuramente o un gioco della serie Doom o un gioco di Quake. Ora, perché non è Doom? Perché potrebbe non essere Doom? Perché comunque considerate che l'ultimo Doom è arrivato l'anno scorso, Doom Eternal, e comunque l'ID sta continuando a svilupparlo costantemente con nuove update e nuovi DLC, per cui secondo me, considerando che questo titolo viene ancora oggi mantenuto, diciamo, dall'ID con nuove update, secondo me allora è molto improbabile che si tratti di un nuovo Doom, considerando che proprio questo fattore qui, insomma. E quindi ci rimane solamente Quake. E poi comunque considerate che in questo annuncio veniva proprio detto che si trattava di un FPS di lunga data, action, fantasy e fantascientifico. E lo scenario fantascientifico, è vero, si addice bene anche a Doom, però è secondo me più che altro relativo a Quake, perché comunque fantasy e fantascientifico è... Comunque, se avete giocato ai capitoli precedenti di Quake, è un genere che comunque si addice molto di più rispetto a Doom e rispetto ad altri titoli come possono essere anche Wolfenstein ad esempio o Rage. Però comunque considerate che è, come ho già detto, una cosa che si dice molto di più a Quake che a Doom. Poi comunque considerate che negli ultimi tempi l'ID ha cercato di riesumare, diciamo, Quake, prima con Quake 2 RTX, poi con il remastered di Quake uscito quest'estate, e poi sempre relativo all'anniversario del primo Quake hanno realizzato una skin per Doom Eternal raffigurante il Ranger di Quake, per cui comunque hanno cercato di riportare alla luce questa serie, specialmente
i primi 2 capitoli, e che sono comunque i capitoli diciamo chiave, per cui comunque ci sta che abbiano cercato di riesumare questi titoli, soprattutto quelli più vecchi, quindi Quake 2 e Quake 1, per portarli diciamo di nuovo sulle piattaforme più moderne e anche per riadattarli al meglio. Da questo annuncio, siccome l'ID stava cercando degli artisti per lo sviluppo di concept map e anche per lo sviluppo dei personaggi in generale, ovviamente non protagonisti o antagonisti, ma personaggi in generale, tutto il panorama dei personaggi, questo può far pensare che il gioco non sia proprio a uno stato embrionale, ma bensì sia abbastanza avanti nello sviluppo. Non dico quasi alla fine, però comunque solitamente nello sviluppo di un gioco, dopo aver sviluppato tutta la parte di codice, viene comunque la parte grafica e quindi di conseguenza il game design vero e proprio, il level design e di conseguenza anche il design di mappe, personaggi e così via. Per cui questo ci può far pensare anche che lo sviluppo sia avanti già da qualche anno. E allora non si può ancora dire molto su come potrebbe essere questo nuovo gioco, perché non abbiamo abbastanza informazioni per dire come sarà, perché abbiamo tutte le informazioni per dire che potrebbe essere un nuovo Quake, cioè comunque una altissima probabilità che si potrebbe trattare di un nuovo Quake, ma non abbiamo comunque abbastanza informazioni per poter decretare che sarà come sarà il gioco nello stato finale. Non possiamo dire se sarà Quake 5 o se sarà un Quake con un altro nome, non possiamo dire se sarà un principalmente single player come Quake 4 o se invece sarà prevalentemente multiplayer come Quake 3 o Quake Champions, per cui insomma non possiamo dire molto. E beh, adesso non possiamo speculare più di tanto su altri dettagli, ma posso dirvi secondo me quella che potrebbe essere una possibile data di uscita in maniera molto approssimata. Ecco, nulla di certo, perché comunque, come vi ho detto, non si sa veramente moltissimo su come sarà il gioco, quindi non si sa quanto tempo richiederà poi per essere effettivamente completato. Però considerando che l'ID sta cercando questi elementi nello sviluppo, posso dire che secondo me ancora 2-3 anni, massimo 4, e potremo magari vedere questo nuovo Quake. Forse, se io qui vado anche un po' manica larga diciamo per queste cose, poi è chiaro che se un annuncio dovesse arrivare anche prima molto meglio, però comunque io mi mantengo abbastanza lungo con le date, perché come ho già detto non possiamo dire veramente con esattezza quando questo nuovo titolo potrebbe uscire. Comunque direi che per questo video è tutto, grazie a tutti la visione, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere se volete vedere un nuovo Quake e se avete magari anche qualche altra informazione a riguardo. Io ovviamente, in caso dovessero uscire nuove informazioni, vi terrò aggiornato con dei nuovi video qui sul canale, per cui vi invito anche ad iscrivervi e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei prossimi video. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video.